Bene amici, oggi scopriamo insieme l'Aquador 250 HT, una barca con una lunghezza fuori tutto di 7,83 m e una larghezza di 2,64 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trova un'unica grande pedana strutturale con al centro il motore che vede il Mercury 250 cavalli V8 come unica motorizzazione disponibile. Vediamo all'interno della plancetta di dritta la scaletta di risalita installata al di sotto del piano di coperta con maniglia tinti bene per agevolare l'uscita dall'acqua. Accediamo quindi a bordo, guardate subito la superficie delle plancette che permette quindi di muoversi agevolmente in tutta l'area di poppa, con al centro anche questa pedana aggiunta con cerniere per agevolare il movimento da un lato all'altro, e in più è possibile sollevare totalmente il motore con il tilt senza necessariamente dover sollevare la pedana presente anteriormente. All'interno della plancetta di sinistra invece c'è un comodo portello molto utile per riporre le cime e gli oggetti bagnati, o l'ancora di poppa come da predisposizione del cantiere. Sulla sinistra ci sono anche 3 gradini per ridurre il dislivello con il passavanti, perché i passavanti sono simmetrici, ma lo vedremo tra un attimo, ma l'accesso è preferenziale sulla sinistra perché come vedete ci sono dei comodi gradini che permettono quindi un agevole passaggio a prua. Frontalmente a poppa troviamo anche l'alloggio dedicato per i portaparabordi, mentre qui c'è un comodissimo portello, molto comodo non solo per la presa di banchina come in questo caso, ma anche per riporre gli oggetti e le cime. Accediamo quindi a bordo, vi dicevo accesso preferenziale sul lato di dritta con porticina e corridoio dedicato. Qui ci sono, vedete, i gradini più piccoli rispetto al lato di sinistra, ma consentono comunque l'accesso sul passavanti, ed entriamo in pozzetto. Pozzetto che vede un layout con divanetto a L nella porzione di poppa, divanetto che è gavonato al suo interno, quindi c'è tanto spazio per lo stivaggio, i gavoni sono controstampati, quindi anche puliti alla vista, mentre qui vedete lo schienale è piuttosto alto, quindi permette di restare sempre comodamente protetti e ridossati all'interno della barca, con anche il gradino presente all'ingresso per dare maggior protezione e evitare appunto che l'acqua possa salire anche in caso di onda di poppa. Ai piedi vedete c'è un gavone che permette l'accesso al vano tecnico con gli impianti e l'accesso al serbatoio, e vedete in basso la predisposizione per l'installazione di un tavolino con base fissa per creare una dinette di poppa. In più si può anche abbassare la base e porre il tavolo all'altezza della tappezzeria, con l'aggiunta di un ulteriore cuscino avere un unico grande prendisole di poppa che può diventare un ulteriore posto letto aggiuntivo, perché come vedete all'interno dei montanti dell'hardtop c'è la possibilità di far scorrere il crystal, quindi nascosto alla vista, ma all'occorrenza possiamo sfruttare i binari posti qui inferiormente all'hardtop e quindi isolare la zona di poppa ed essere ben protetti non solo per la navigazione invernale, ma anche appunto per dormire durante la notte. La luminosità invece è assicurata dai lucernari in alto e possiamo anche gestire la luce grazie alle tendine oscuranti che possiamo far scorrere, quindi possiamo modulare e regolare l'intensità di luce in pozzetto. Sul lato di dritta invece c'è il blocco cucina esterno con 2 ripiani d'appoggio che si possono sollevare per rivelare il lavello sulla destra e il fornello a diesel, mentre qui accanto c'è un ulteriore piano d'appoggio con rinforzo per evitare appunto di far cadere gli oggetti. In basso ci sono i cassetti per alloggiare gli oggetti dedicati alla cucina e quindi lasciare piano pulito alla vista e senza nessun tipo di ostacolo. Proseguiamo il percorso, vedete c'è il piano di calpestio che crea un corridoio centrale, in basso c'è un ampio gavone per aumentare ancora di più lo spazio di stivaggio, mentre qui al di sotto della seduta di comando sul lato di destra c'è il frigorifero a battente e ce n'è un altro opzionale qui in basso posizionato sulla sinistra. Arriviamo quindi in postazione di guida, vediamo che la seduta è per 2 persone con schienale fisso e bosser però separato, in questo modo il comandante e il copilota possono scegliere la modalità che più preferiscono, e quando sono al timone vedo che è facilmente raggiungibile davanti a me, c'è il gradino in basso strutturale per poter puntare i piedi, la manetta di potenza è spostata sulla destra, qui c'è il controller remoto dello stereo, controller dell'elica di prua e del salpaancora posizionati sul lato di destra per evitare accensioni accidentali, perché tutto il resto delle utenze invece si trovano sulla sinistra, con comoda maniglia tinti bene sia per il comandante che per il copilota, che assicura un ottimo grip grazie al rivestimento superficiale. La plancia di comando vede 2 display Simrad NSX che permettono di avere pieno controllo non solo per i dati relativi alla navigazione con l'ecoscandaglio, ma anche per quanto riguarda i motori, dal momento che c'è l'interfaccia dedicata di Mercury. Ci sono qui 2 comodi portabicchieri
e la bussola è ben visibile in alto. E a proposito di visibilità, guardate qui, ottima per quanto riguarda il monitoraggio della navigazione, perché ci sono soltanto i montanti nella porzione laterale di poppa, ma c'è tantissimo spazio, quindi visibilità ai massimi livelli. In alto c'è piena luminosità, come vedete, grazie alla possibilità del lucernario che può scorrere manualmente. Possiamo scegliere anche una regolazione differenziata e quindi aprirne e chiuderne uno solo, oppure farli muovere in contemporanea. Sulla sinistra c'è la postazione dedicata al singolo ospite, con anch'essa seduta regolabile con bolster dedicato, in più può scorrere avanti e indietro secondo le esigenze delle persone, con maniglia tienti bene anche qui, piccolo vano portaoggetti, presa multimediale USB, doppio portabicchieri e in basso un comodo gavone portaoggetti per ampliare ulteriormente lo spazio di stivaggio, gavone anch'esso controstampato come vedete. Ci spostiamo verso prua. Ritorniamo nella zona di poppa, possiamo scegliere di passeggiare sul divanetto, sulla cuscineria per poter accedere al passavanti, oppure poter sfruttare i comodi gradini come abbiamo visto poco fa, con pieno supporto grazie al tientibene installato sull'hardtop. Ci viene in aiuto anche la battaiola che parte fin da poppa e quindi possiamo avere una salda presa in qualsiasi punto del passavanti che ci agevola il movimento nell'area di prua. Qui troviamo anche i tappi d'imbarco del serbatoio del carburante, del waste per quanto riguarda il serbatoio delle acque nere. Lì avanti c'è l'imbarco del serbatoio dell'acqua dolce, mentre qui in basso c'è il tappo d'imbarco del serbatoio del diesel per il fornello della cucina. Vi mostro sull'hardtop la presenza anche dei pannelli solari e anche delle luci che permettono di illuminare a 360 gradi durante l'ormeggio notturno. In questo modo è molto più semplice ormeggiare. Anche qui prosegue il tienti bene per avere una salda presa e guardate l'altezza della battaiola che arriva al ginocchio, quindi siamo sempre ben protetti, il che ci agevola per muoverci e mettere un piede davanti all'altro e proseguire fino ad arrivare nell'area di prua. Area di prua molto ampia anch'essa, con passo d'uomo centrale per dare luminosità e reazione all'interno della cabina. Ci sono i tienti bene laterali in acciaio per dare supporto alle persone meno esperte e in più è possibile trasformarla in un unico prendisole grazie all'installazione della tappezzeria che quindi consente un comfort ai massimi livelli. Arriviamo quindi nella porzione anteriore di prua. Aprendo il portello vediamo che c'è il vano dedicato all'ancoraggio, ancoraggio con vericello e catena che scorre dall'occhio di cubia. C'è tanto spazio con un gavone molto profondo per poter alloggiare i parabordi anteriori, ma soprattutto possiamo ispezionare lo scorrere della catena e poter anche monitorare il motore del vericello e quindi effettuare tutte le operazioni di manovra. In questo layout non è visibile quindi l'ancora dalla plancia di comando, ma è possibile tranquillamente installare una telecamera con l'interfaccia su display Simrad e quindi avere qualsiasi informazione sull'ancoraggio stando comodamente in plancia di comando. Completa l'allestimento di prua la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro, con l'ampia battaiola per agevolare la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua, perché come vedete c'è l'accesso preferenziale con la battaiola a fungere da maniglia. Ritorniamo verso poppa sfruttando il passavanti controlaterale perché come vi dicevo sono simmetrici, quindi possiamo sfruttarli entrambi in caso di manovra. Qui c'è la galloccia scomparsa, quindi non abbiamo un ulteriore ostacolo sul piede perché è incassata a livello con il piano di calpestio e quindi possiamo ritornare a poppa sfruttando il piano controlaterale. L'ingresso in cabina avviene centralmente con porta a scorrimento e guardate anche l'ampia maniglia tientibene per agevolare l'apertura e al tempo stesso fornire supporto a bordo. Entrando vediamo che c'è un gradino per ridurre il dislivello e un disimpegno centrale perché il layout è open space per dare maggior spazio. Siamo su una barca di 7,83 m fuori tutto, con letto matrimoniale piuttosto ampio con topper dedicato per avere più comfort a bordo e guardate anche la luminosità data dalle vetrate laterali che assicurano una vista mare davvero niente male, al tempo stesso quindi abbiamo un ambiente pienamente illuminato. Ci sono anche le luci di cortesia a LED posizionate sul cielino, mentre al centro in alto, come abbiamo visto sulla prua, c'è il passo d'uomo per dare luminosità e areazione al tempo stesso per assicurare il ricircolo dell'aria con l'oblò posizionato sulla murata. Ovviamente ci sono le tendine oscuranti e c'è anche la tenda qui che possiamo far scorrere sul binario in alto per isolare l'ambiente e quindi avere maggior privacy e quindi formare una cabina di prua. Sulla sinistra invece c'è il bagno quindi in cabina separata con lavello posizionato verso prua, in basso c'è il mobiletto
per alloggiare gli oggetti, con il WC posizionato verso poppa, c'è l'oblò per fornire pieno ricircolo dell'aria e abbiamo anche il soffione dedicato che si può estrarre per fare la doccia. E vi mostro anche l'altezza interna perché c'è il piano di calpestio rialzato per l'impiantistica di bordo, ma c'è un'altezza di 1,55 m circa, ma quando sono seduto posso tranquillamente anche appunto fare la doccia, chiudere la cabina con la porta e quindi essere perfettamente isolato e riuscire comunque a vivere l'ambiente grazie al ricircolo dell'aria, e al tempo stesso posso sfruttare il soffione per fare la doccia comodamente seduto. Ritorniamo all'esterno, vi mostro l'altezza nella cabina principale perché io, come vedete, riesco a stare perfettamente in piedi. Come vi dicevo, c'è il gradino per l'impiantistica del bagno, ma guardate qui, altezza interna di circa 1,75 m su questa imbarcazione che resta pienamente conservata per tutta la sua lunghezza, quindi riusciamo a vivere pienamente, stare comodamente rilassati perché c'è tantissimo spazio nell'area di prua. Mentre al di sotto del piano di coperta verso poppa c'è la cuccetta ospite con letto singolo, c'è anche qui la vetrata per dare luminosità all'interno e guardate, è piuttosto profondo, quindi riusciamo a posizionarci in questa zona dove l'altezza è conservata, quindi 1,70 m, poi si va ad abbassare gradualmente perché, come vi dicevo, va al di sotto del piano di calpestio, ma c'è l'aria condizionata installabile opzionalmente per assicurare un adeguato ricircolo dell'aria in tutti gli spazi interni. Non manca infine l'armadietto dedicato qui sulla destra per aumentare lo spazio di stivaggio. Come vi dicevo, tutti gli oggetti possono trovare una propria collocazione, quindi una barca di 7,83 m con letto matrimoniale di prua, bagno separato, cabina con altezza adeguata per la sua categoria e soprattutto abbiamo una cuccetta per un bambino posizionata al di sotto del piano di coperta, ma altri 2 posti letto aggiuntivi grazie alla chiusura integrale con i crystal nell'area di poppa. E quindi, cari amici, questo è l'Aquador 250 HT. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.